Ciao, sono Davide. Allora, a circa un anno di distanza voglio rifare il video del disosso del prosciutto in 3 pezzi. Vorrei fare un video integrale dove spiego un pochino, un attimo come si fa a poter scegliere un buon prosciutto, vedere le caratteristiche e soprattutto, dato che mi sono fatto un full immersion nei messaggi del primo video che feci, e praticamente le critiche erano sul fatto che comunque non utilizzavo dispositivi di protezione, guanto d'acciaio, grembiule d'acciaio e via discorrendo. Vorrei rifare un video integrale dove far vedere come faccio io a disossare un prosciutto in 3 pezzi. Come faccio io lo dico perché è sottinteso che io non voglio insegnare niente a nessuno, io vi faccio vedere come faccio io a disossare il prosciutto, in questo caso in 3 pezzi, ma poi andremo a fare anche il video del disosso intero e magari anche del 2 pezzi, insomma. Comunque questa qua è una maniera per disossare un prosciutto in 3 pezzi, da poter utilizzare a casa, da non avere un prosciutto intero in taglio, da poter lasciare magari 2 pezzi sottovuoto e da tenerne uno in taglio, così magari gli altri 2 pezzi si conservano e non si ossidano e non diventano brutti. Bene, vediamo come si procede, vediamo tutte le fasi del disosso e quant'altro. Allora, prima di cominciare andiamo a metterci i dispositivi di protezione. In questo caso andrò a mettermi il grembiule con le maglie d'acciaio per evitare di piantarmi il coltello nella pancia o in altre parti. Quindi questo grembiule qua lo potete facilmente trovare anche su internet, che magari poi vi metterò il link in descrizione, se volete disossare il prosciutto in casa sereni e tranquilli, senza dover avere paura di ammazzarvi con la punta del coltello. Questo è il primo dispositivo a mia disposizione, il grembiule con le maglie in acciaio. Bene, poi mi vado a mettere il mio bel grembiulone, naturalmente col marchio di Parma, non perché sia una marchetta, ma perché è il prosciutto che io nel mio negozio vendo, commercializzo, disosso, affetto, insomma, per me è un prodotto della nostra regione, un'eccellenza che è nel mondo, un prodotto eccezionale, quale è il prosciutto di Parma. Bene, quindi vado a finire di vestirmi e vi faccio vedere alcune cose per capire se il prosciutto, come riconoscere un prosciutto anche visivamente, diciamo, perché quando uno entra in un supermercato vede appesi i prosciutti, però quale scelgo? Va un po' a gusti, ci sono alcuni parametri che uno può rispettare in base al suo gusto, dolce, un po' più saporito, grasso, magro. Io consiglio sempre un prosciutto di guardare che sia sempre circa 10,5 kg, non meno, al massimo di più, dai 10,5 kg agli 11 kg per avere un prosciutto dolce. Come stagionatura io direi che comunque dai 18 mesi in su, 18, 20, 24 mesi sia il punto giusto per mangiare un prosciutto, perché secondo me, nel mio parere personale, oltre i 24 mesi inizia a essere troppo saporito o comunque cambia un po' le caratteristiche, il gusto del prosciutto. Io consiglio 20 mesi, 22 mesi, al massimo 24, questo è il mio consiglio personale. Poi andiamo a vedere il prosciutto. Quando lo vediamo appeso, da cosa si può definire se è un prosciutto solo ad occhio, senza andare internamente, diciamo, che poi vi faccio vedere come si fa. Questo qua lo chiederete poi al salumiere. Allora, innanzitutto visivamente il prosciutto deve essere
bello tirato, nel senso che non deve avere troppe pieghe o la cotenna, deve essere bello tirato il prosciutto. Controllate la parte qua davanti, che è praticamente la parte che rimane nuda, che è protetta soltanto da questa sugna, che non è altro che strutto e sale, che protegge la parte senza cotenna da gli agenti atmosferici, diciamo. Comunque il nemico maggiore è l'aria. Poi passiamo agli insetti, mosche, moschine che ci possono andare sopra, nidificare, andare a rovinare il prosciutto. Quindi controllare bene che questa parte qua sia ben pulita e che non abbia buchi, questa parte qua, ok? Bene, poi successivamente, dopo aver dato questa prima occhiata al prosciutto, andiamo a vedere intanto la data di stagionatura del prosciutto, che vi faccio vedere. La trovate qua nel piombo che c'è nello zampetto. In questo caso abbiamo un settembre 2017, sembra un 11 ma è un 17, settembre 2017, quindi siamo quasi a fine agosto. Questo è un prosciutto che ha 23-24 mesi, quindi per me siamo al limite, per il mio gusto, per disossare e mangiarlo. Questo prosciutto qua oggi andremo a vedere come si disossa in 3 pezzi, e vi faccio vedere anche la parte sotto, dove si riesce a capire se il prosciutto è grasso o comunque a prima occhiata se è grasso o meno grasso. La parte sotto, questa parte qua sotto del prosciutto, è praticamente la parte che voi nella fetta vedete il grasso. Quando verrà affettato il prosciutto avete quello spessorino di grasso. Questa parte qua sotto è la parte interessata che definisce se il prosciutto è molto grasso o no, per quanto riguarda il contorno della fetta. Poi dopo da vedere anche se nella fetta interna potrebbero esserci delle infiltrazioni di grasso dove diciamo c'è il rosso, ma questo è un altro capitolo. Quindi in un negozio voi guardate la parte sotto, se è abbastanza sottile il prosciutto risulterà più magrino, se invece ha uno spessore maggiore naturalmente risulterà più grasso. Bene, adesso vediamo come disossarlo. Ora, per quanto riguarda i profumi interni del prosciutto, andiamo a utilizzare, o chiedete di utilizzare, lo stecco. Io lo chiamo lo stecco, ma non è altro che un tendine di cavallo che comunque non assorbe odori, non trattiene odori, e si riesce a utilizzare per sentire l'aroma, il profumo, o se ha un cattivo odore l'interno del prosciutto, diciamo. Si chiama steccatura. Allora andiamo a vedere come fare a steccare il prosciutto. Allora direi che la prima parte che andiamo a vedere è questa qua. Piantiamo lo stecchino, giriamo e andiamo a sentire l'odore che ha il prosciutto internamente proprio. Direi che sia ottimo. Ve ne accorgete, chiedete di farvi sentire lo stecco, perché se ha un odore sgradevole ve ne accorgete anche se non siete intenditori, ok? Adesso ci do una leggera pulita. Si va a sentire qua sotto l'anchetta. Il prosciutto è a postissimo. E poi si va a sentire sotto la cotenna, fra il prosciutto e la cotica, si va qua sotto cotenna e si va a sentire se per caso la cotenna ha l'odore di rancido. Questo non è il nostro caso, quindi possiamo procedere con il disosso del prosciutto. Quindi questi qua sono i 3 punti cardine dove andare a sentire se il prosciutto è buono, non ha dei difetti, insomma. Ok, bene. Allora, il materiale che ci serve per disossare, l'attrezzatura, non il materiale. Allora abbiamo sicuramente la sega per segare lo zampetto. Abbiamo un coltello da disosso, questo forse, sì. Un coltello da pulizia, da scotenno, e un coltello da taglio lungo da poter poi dividere il prosciutto. Classico acciaiuolo o acciarino, come lo volete chiamare. E infine io ho per legarlo un guanto in cuoio con un filo in nylon per legare il prosciutto, che poi vi farò vedere dopo. Adesso andiamo a disossarlo.
Passiamo con il secondo dispositivo di protezione, che è il guanto in metallo, in maglia metallica, che serve per non tagliarsi. Anche questo qua lo trovate tranquillamente su internet, su Amazon, che poi vi metterò il link in descrizione. Poi, per non andarlo a impappinare tutto con la sugna del prosciutto, vado a mettermi un guanto sopra. Ecco qua. E anche l'altro guanto dove terrò il prosciutto. Come avete notato, io uso la sinistra perché sono mancino. E adesso andiamo a disossare il prosciutto. Probabilmente ci metteremo meno tempo che le chiacchiere che abbiamo fatto fino adesso, comunque spero che vi siano state utili. Allora, prima cosa andiamo a segare lo zampetto. Allora, più o meno la misura del taglio è questa qua. Ecco qua, abbiamo tolto lo zampetto, dove poi dopo, come vi avevo detto prima, si vede la stagionatura del prosciutto. Torno a dirvelo, settembre 2017, quindi siamo ad agosto, fine agosto, cioè circa 24 mesi il prosciutto. Bene, successivamente andiamo a... Allora, innanzitutto bisogna decidere in quanti pezzi uno lo vuole disossato, perché comunque cambia il tipo di disosso e il taglio che c'è da fare. In questo caso lo devo disossare in 3 pezzi, quindi andiamo prima a togliere anatomicamente la falsa pera, che è questa qua, ok? Poi andremo a disossare il prosciutto, a legarlo e poi a dividerlo in 2 pezzi, e così otteniamo i 3 pezzi. Bene, in questo caso vado a tirar via questo ossicino qua, che è l'anchetta, che è quella che praticamente tiene il prosciutto attaccato al bacino, il traculo, intendiamoci. Quindi adesso con il coltello ci faccio il giro attorno all'anchetta, spero di riuscire a farvi vedere bene, così, e poi lo andiamo a tirare via. Ok, questo è il primo osso che va tolto nel prosciutto. Successivamente vado a farmi, per comodità mia, un giro attorno all'osso che spunta, un giro di coltello, quindi solo la punta va dentro, faccio un giro attorno al mio ossicino per poter evidenziare l'osso successivamente, ok? E così ho evidenziato l'osso in generale, diciamo, ok? Quindi dopo, con un coltello da scottenno o da pulizia, vado a staccare la falsa pera. Ok, partendo dall'ossicino che c'è qua, io punto il mio coltello praticamente parallelo all'osso e tiro verso di me, facendo scivolare il coltello sull'osso, fino a che in questa posizione qua c'è un altro ossicino che si chiama la noccetta, viene separata la noccetta dall'osso principale. Ok, adesso finisco di staccarmi la falsa pera, così. Questo è l'osso che vi dicevo, che è stata staccata dall'osso principale, diciamo. Noi questo osso qua lo chiamiamo il frullo, comunque dall'osso principale, ecco. A questo punto, con il coltello da cottenna, vado a staccarmi la prima parte del prosciutto e otteniamo il primo pezzo di prosciutto. Adesso io me lo pulisco bene, come dicevo anche negli altri video, tiro via la cotica in eccesso, perché questa cotica qua taglia come un coltello, come un rasoio. Se ci prendi contro c'è il rischio di farsi veramente male, quindi la cotica in eccesso viene tirata via in maniera che se uno ci striscia il dito non succede niente. Vado a tirare via l'ossicino la noccetta
ok, con un giro intorno. Ok, adesso abbiamo tolto la noccetta e posso approntare il prosciutto per il primo taglio. Quindi lo vado a tolettare, lo pulisco dalla sugna e da varie imperfezioni che comunque sono nate dalla stagionatura, dal tempo di stazionamento, insomma la parte secca, e lo vado a approntare per il primo taglio, che può volere il cliente, o comunque quando uno arriva a casa non ha da scoltellare tanto, ma può già iniziare a tagliarlo. Ok, bene, poi se il cliente lo gradisce e lo preferisce si può mettere sotto vuoto. Allora, questo è il primo pezzo, la falsa pera che viene tagliata per questo verso. Bene, adesso passiamo al disosso principale del prosciutto. Bene, adesso andiamo a togliere l'osso principale, che è questo qua, vedete che è già in evidenza, si vede. Quindi adesso con la punta del coltello, mi raccomando, utilizzate un coltello che taglia bene, vado ad appoggiare il coltello sull'osso proprio all'inizio e cercherò di farlo scivolare sopra l'osso, mantenendolo premuto contro l'osso fino alla fine del prosciutto proprio, ok? Quindi ho fatto scivolare il coltello proprio sopra l'osso. A questo punto vado a eliminare la cotica in eccesso per poter evidenziare l'osso dello stinco, così. Qui abbiamo evidenziato l'osso dello stinco. Adesso io mi vado ad aprire il prosciutto, mi aiuto con l'acciarino per andare a vedere l'osso. Ok, quindi adesso pian pianino, allora continuiamo con il far scivolare il coltello sopra l'osso e anche sotto, lo teniamo sempre a contatto con l'osso e ce lo facciamo scivolare. Teniamo sempre la carne in tirare, uno perché si stacca meglio e due perché comunque si vede anche quello che uno fa, dove punta il coltello, diciamo. Perfetto, adesso in teoria tirando il nostro prosciutto il nostro osso dovrebbe staccarsi molto più veloce delle parole fatte fino adesso. Ecco fatto. Ok, questo qua è il nostro osso che abbiamo tolto dal prosciutto, e che la domanda successiva che ho trovato nei commenti è: ma tu li butti via le ossa? Questo osso qua lo potete dare al cane, lo potete far bollire, potete farci tante cose. Adesso io, siccome ne disosso parecchi, me ne risultano tante delle ossa, lo butterò via, quindi non me lo chiedete. Però come dice il mio veterinario, non il mio personale, ma il mio amico veterinario che viene da me a fare la spesa, Alberto, che saluto, ciao Alberto, lui sconsiglia di dare l'osso al cane. Uno, perché tira fuori l'aggressività; due, perché può andare in diarrea; tre, perché si potrebbe scheggiare e bucare parti interne degli organi, e quindi non è consigliabile. Molti glielo danno, non succede niente e via che va. Comunque io l'osso lo andrò, ci darò una pulitina, c'è un po' di ciccia e lo vado a buttare via. Ok, questa è la risposta alla domanda successiva. Adesso che ho tolto questo osso qua, c'è da togliere l'osso dello stinco, che lo trovate qua, si vede qui, da non dimenticare, perché se si lega il prosciutto senza togliere questo ossicino qua c'è il rischio di spaccare la fettatrice quando ci si arriva attorno. Quindi adesso io vado a aprire il prosciutto, ci faccio un segnetto da una parte e un segnetto dall'altra, ci giro il coltello intorno, ok, spero si sia visto bene, e ci metto sotto il dito e vado a staccarlo in questa maniera. Aiuto col coltello
e abbiamo staccato l'ossicino dello stinco. Poi se ci rimane un po' di ciccina sopra la tiriamo via, la metto da parte, questa non la butto, invece ci farò un ragù quando ho un po' di robina, la mescolo un po' di maiale, un po' di manzo, ci facciamo un ragù buono o 2 polpette col prosciutto. Allora, una volta tolte tutte le ossa dal prosciutto e sistemato, adesso questo prosciutto è perfetto, non ha nessun tipo di sporcizia internamente, non c'è da farci niente, andiamo a legarlo. Allora, come vi dicevo prima, utilizzo come paramano, perché sennò la corda mi andrebbe a rovinare la mano nel tirare, un paracolpi lo chiamo in cuoio. Me lo sono fatto fare dal mio amico Remo, il calzolaio qua del centro commerciale, anzi lo ringrazio, e me lo metto alla mano per poter tirare la corda. Allora, la legatura si fa in questa maniera: corda, nodino in testa alla corda, proprio un nodino semplicissimo, ok? Passo la corda sotto il prosciutto. Allora, semplicissimo è il nodo, guardate, prendo questa parte qua e ci faccio girare sopra, sotto la cordicina, e ho fatto un nodo scorsoio così. Adesso io vado a tirare per stringere il prosciutto, diciamo per chiudere la ferita dell'osso. Perché viene legato? Perché sennò entrerebbe l'aria e si andrebbe a ossidare e potrebbe avere o creare dei cattivi gusti. Quindi viene legato, la carne si aderisce, insomma, e non passa l'aria. Quindi questa è la prima legatura che noi andiamo a fare in testa. Per chiudere il nodo, adesso prendo la mia corda, ci faccio un nodino così, in maniera che la corda non si allenti, ok? Allora, questo è il primo nodo. Successivamente si passa al gambo. Questa cosa viene fatta così, prima sopra e poi sotto, per evitare che, legando il prosciutto, la carne interna fuoriesca da questa parte qua. Quindi si fa una legatura finale per trattenere la carne del prosciutto. Spero di essere stato chiaro, se no poi me lo scriverete nei commenti. Ok, l'importante è stringerlo forte, veramente forte, stretto, piuttosto fate una legatura in più che una in meno, onde evitare che entri l'aria. Bene, a questo punto proseguo con la legatura andando in giù, quindi mi creo un'asola usando il coltello giusto, dove si fermerà la corda. Io me ne preparo già 3 per le legature successive e vado a passo la corda sotto, vi faccio vedere il nodo un'altra volta. Quindi si fa un nodino in testa alla corda, poi questa qua praticamente si annoda su se stessa e si fa il nodo scorsoio. Ok, a questo punto tiro. Allora, si può fare anche la legatura doppia, ma in questo caso non la utilizzo perché la utilizzo più nel disosso del prosciutto intero, perché è molto grosso e tende a sforzare molto e si potrebbe rompere la corda. Allora non faccio altro che raddoppiare la corda e legarlo così, ma poi vi farò vedere nell'altro prosciutto. Quindi passo sotto, ok, mi faccio un'altra asola da queste parti per non far scivolare la corda giù. Ok, e vado a chiudere questa parte qua, che è proprio la parte più importante, molto più soggetta all'aria, deve essere chiusa bene proprio questa parte qua, anche perché è sempre comunque la parte finale del prosciutto ed è sempre l'ultima a essere utilizzata, e stando più tempo lì c'è più rischio che si rovini, insomma. Naturalmente vi sto facendo vedere questa procedura
in maniera proprio rallentata, con calma, sperando che riusciate a capire il nodino, come ho fatto a togliere l'osso. Come sapete io non sono un amante della velocità, cioè della velocità, quando c'è da andare, però le cose vogliono fatte bene, e poi comunque il prosciutto poi vi deve rimanere, quindi è meglio che sia fatto bene. Quello che dico io è che comunque ci sono dei professionisti che lavorano tutto il giorno sui prosciutti e ne disossano centinaia al giorno, quindi lo fanno in maniera lampo, un prosciutto così. Però se io ve lo disossavo ai 2000 all'ora, vi facevo vedere come ero bravo, magari non ci capivate niente. Io spero di essere stato chiaro. Fatta la legatura del prosciutto, siamo pronti per andarlo a tagliare in 2 pezzi. Quindi prendo come punto di riferimento la prima legatura e la seconda e ci vado a fare un taglio in mezzo. Utilizzate un coltello da taglio lungo e cercate di non seghettare, ma di fare un unico taglio, perché seghettando la fetta diventa molto brutta. Questo è il prosciutto 24 mesi di Parma, direi che sia piuttosto bello. Allora, adesso vado a togliere la cotica in eccesso. Anche questa non la recupero, se è la domanda che mi chiedete, però qualche cliente me la chiede e gliela tengo. Non la recupero perché se no ne avrei delle tonnellate, quindi la butto via, la tengo solo quando mi serve per fare la cotica ai fagioli. Ok, allora questo qua è il prosciutto di Parma disossato in 3 pezzi, profumo eccezionale, e spero di essere stato chiaro. Vi preparerò un altro video sul prosciutto in 4 pezzi, vi faccio vedere tipo la diversità del disosso dal 3 al 4 pezzi e magari anche quello dell'intero, che come dicevo all'inizio del video ci sono già sul canale, ma vorrei essere più preciso utilizzando dispositivi di sicurezza, anche per dare un buon esempio, visto che il canale sta iniziando a diventare piuttosto corposo e mi hanno consigliato tutti di fare le cose fatte come si deve. I primi video che avevo fatto erano proprio quelli fatti per scherzo, per vedere se succedeva qualcosa. Alla fine qualcosa è successo e vi ringrazio a tutti, anzi vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale cliccate qua che vi metto il link, e direi che con questo io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto nel prossimo video.